Ciao e benvenuti nel nostro On the Road negli Stati Uniti. In questa serie vi porteremo alla scoperta dei più bei parchi del Southwest, tra paesaggi mozzafiato, distese di roccia rossa, archi naturali e immensi canyon, e visiteremo, o meglio cercheremo di visitare, le iconiche città di Los Angeles e Las Vegas, ma avremo anche imprevisti, contrattempi e dovremo affrontare qualche difficoltà. Venite con noi nelle nostre avventure e disavventure e lasciatevi ispirare dalle bellezze di questi luoghi. Il nostro viaggio parte da Torino con Air France, destinazione Parigi, dove faremo uno scalo di 3 ore e mezza per poi proseguire con Delta in direzione Los Angeles, con un volo di circa 10 ore e 45 minuti. Una volta atterrati e ritirata l'auto da Alamo, raggiungiamo l'appartamento che ci ospiterà per 2 notti, l'Ocean Park Inn di Santa Monica. Sono ormai quasi le 9, per cui rimandiamo a domani l'esplorazione della città. La nostra prima giornata inizia con una colazione molto all'italiana, ma in versione XXL all'Art Café di Santa Monica. Proseguiamo poi con l'iconica spiaggia di Santa Monica. Onestamente pensavamo questa zona fosse più sicura e tranquilla, ma con un po' di buon senso non si corrono rischi. Don't bitch and moan about it, please. God forbid you scrape your knees, and it's nothing to sneeze at. Oh, I've told you over and over again. You gotta get both hands around it and make your own plans. Roller coaster, it's taking over. It's about... A questo punto non sapevamo ancora la piega che la nostra giornata avrebbe preso, ma di questo parleremo meglio alla fine della serie. Per il momento facciamo un salto nel futuro fino al mattino successivo, ma torneremo a Los Angeles alla fine del nostro viaggio. Secondo giorno del nostro on the road negli Stati Uniti. In questo momento stiamo facendo la strada che da Los Angeles porta a Las Vegas, ma prima di arrivare a Las Vegas faremo almeno una tappa intermedia nella città fantasma di Calico, per cui rimanete con noi. A metà strada incontriamo la città fantasma di Calico, dove ci fermiamo per pranzo. Fondata nel 1881, Calico crebbe rapidamente grazie a giacimenti di argento, borace e oro, fino a contare 1200 abitanti, 500 miniere e 22 saloon, per poi altrettanto rapidamente diventare una città fantasma dal 1907. Negli anni 50 tutti gli edifici tranne 5 vennero restaurati per riportarli all'aspetto originale. Well, I'm Nico, and I'm the sheriff here in Calico. I keep the peace, I keep you safe, and I keep the bad guys away. Please forgive me for pickpocketing the innocent people here in Calico. Please forgive me for the last bad act I'm about to do. You ain't been doing nothing. He's so wrong. Tell me what you wanna do. Give me everything you got. I just wanna try to get you in the mood. I just wanna hit your spot. I wanna get low. Wanna get low. I wanna go down, stay, kissing your feet and you make me crazy. E prima di raggiungere Las Vegas ci imbattiamo casualmente nel termometro più grande del mondo, che in quel momento segnava 96 gradi Fahrenheit e circa 35 gradi. Non potevamo non fermarci come prima tappa all'iconica Las Vegas Sign. Potete raggiungerla tranquillamente in auto perché c'è un parcheggio gratuito subito di fianco. Alloggiamo all'Hotel Nirvana, all'inizio della strip ma più di basso profilo. Ed ecco una ripresa da dentro.
Anche qui molto semplice, però profumato almeno. Ci sta. Non abbiamo scelto un hotel di prestigio o famoso, però ci sta per una notte. Col bus a 2 piani raggiungiamo l'Hotel Bellagio, dove ammiriamo il suggestivo spettacolo delle fontane a ritmo di musica, che non mettiamo per ragioni di copyright. The only thing I need tonight, you're gonna give it to me right. Give me everything that you got to give. Baby, show me the light. Wanna go down, stay, kissing your feet and you make me crazy. E visitiamo il giardino botanico, che ogni stagione propone composizioni floreali diverse, ma sempre incredibili e sorprendenti. Continuiamo poi ad esplorare gli hotel più famosi della strip, ma lasceremo anche qualcosa da vedere per la fine del nostro road trip. Infatti, se visitate Las Vegas durante un road trip, pianificate un po' di tempo extra, non perché ci sia tanto da vedere, ma perché è così caotica, labirintica e poco accessibile che perderete più tempo di quello che vi aspettate. Prima di partire alla volta dei grandi parchi, facciamo una bella colazione al The Egg Shop, subito davanti all'Hotel Nirvana. Oggi saremmo dovuti andare al parco statale Valley of Fire, a un'ora da Las Vegas, ma date le mie condizioni di cui parleremo meglio più avanti, e dato che dal 15 maggio al 30 settembre la maggior parte dei sentieri è chiusa e oggi è il 16 maggio, abbiamo deciso di saltare questa tappa e continuare il nostro viaggio verso i parchi dello Utah attraverso delle bellissime strade panoramiche. Imbocchiamo la Interstate 15 fino all'uscita 16, poco dopo St. George, per poi prendere la panoramica UT9 che attraversa la parte esterna dello Zion National Park, lungo un itinerario indimenticabile. Facciamo una rapida sosta a Fort Zion, una cittadina western farlocca con edifici in formato cartunesco, un forte militare con palizzate in legno e un gift shop che imita i vecchi trading post. Superata la cittadina di Springsdale, si è a tutti gli effetti nello Zion National Park, dove per $80 a vettura acquistiamo la tessera annuale America the Beautiful, che ci consentirà l'ingresso a tutti i parchi nazionali. La strada in alcuni casi è stretta e tortuosa e a ogni tornante offre panorami vertiginosi. Approfittate delle poche piazzole per fare qualche foto e godervi il panorama. Qui si trova anche il Zion Mount Carmel Tunnel, una stretta galleria di 1 miglio completamente al buio. La UT9 si conclude a Mount Carmel Junction, dove si incrocia la US 89, che percorriamo fino a Panguitch, una piccola cittadina in stile western, nonché la nostra destinazione di oggi. Alloggiamo al Purple Sage Motel, molto carino ed accogliente nonostante i 15 gradi dell'esterno.
Ci troviamo a circa 30 minuti dal Bryce Canyon National Park, che visiteremo domani per voi nel prossimo video. Per cui iscrivetevi e attivate la campanella per non perdervi il prossimo episodio di questo road trip, dove oltre al Bryce Canyon attraverseremo Capitol Reef National Park e percorreremo due delle più belle strade panoramiche d'America. Alla prossima, ciao!